Guardate che bellissimo set di pulizia per il sassofono. È un set di pulizia della eMelod ed è prodotto in USA. Lo vendono su Amazon ed è anche piuttosto economico. 16,99 € per avere un kit completo di pulizia. E adesso ti faccio vedere anche come si pulisce lo strumento. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una sassofonista, un'insegnante, una formatrice. Aiuto le persone a incominciare a suonare il sax e il clarinetto, a improvvisare, a entrare nel mondo del jazz e a comporre la loro musica. E da oltre 20 anni aiuto le persone a trovare un bellissimo spazio con la musica nella loro vita. Perché vuoi non vuoi, la musica ti crea sempre benefici nella vita. La settimana scorsa una mia allieva che si chiama Cinzia Carta e che saluto, ciao Cinzia, dalla Sardegna, mi ha detto: Emanuela, ho girato sul tuo canale ma non c'è un video per la pulizia del sassofono. Quindi mi ha detto: perché non ne fai uno? E io ho detto: pronti, facciamolo, se manca facciamolo. Pulire il sassofono non è affatto difficile, ma occorre avere una certa manualità. In questa mini pillola ti faccio vedere come fare per bene senza creare danni allo strumento. Questi pannetti per la pulizia della eMelod vengono tutti poi racchiusi in questa bellissima borsettina un po' rigida che ha una zip e quindi è anche molto comodo da trasportare. È un set completo di cui adesso ti spiego bene nel dettaglio che cosa usare, quando usarlo e come usarlo. Se sei arrivato a questo punto del video, evidentemente la pulizia del sax ti interessa davvero e quindi ti chiedo: perché non mi fai un piccolo regalo iscrivendoti al canale, lasciandomi un like o un commento? Perché queste cose qui aiutano l'algoritmo a far capire che l'argomento è di interesse, quindi magari potrebbe essere utile anche ad altre persone. L'algoritmo, se vede che tu lasci un like, un commento o ti iscrivi al canale, reputa che il video è di interesse e quindi lo fa vedere a molte più persone. Quindi se vuoi fammi un piccolo regalino e io ti ringrazio in anticipo. Partiamo dallo scovolino per la pulizia dell'imboccatura, che devo dire è uno scovolino fatto anche piuttosto bene perché non è troppo morbido e non è neanche troppo rigido e le setole funzionano piuttosto bene. Questo scovolino qui serve a lavare l'imboccatura. Sul lavaggio dell'imboccatura io ho fatto un video di cui ti allegherò il link nella descrizione e questo qui è fatto veramente apposta per andare a lavare per benino tutto quanto. Smonto la fascetta e tolgo l'ancia. Con acqua fredda e detersivo per i piatti prendo lo scovolino e gli do una bella passata da questa parte, una bella passata di qua e anche esternamente un pochino. Dopodiché sciacquo bene lo scovolino, lo metto ad asciugare e asciugo con un pochino di carta da cucina la mia imboccatura, che è a posto. Poi trovo questo spazzolino molto bello che serve per lavare le ance. Quindi come si utilizza? Prendo la mia ancia, la sciacquo sotto l'acqua corrente, alcuni utilizzano per esempio il dentifricio, potrebbe essere una possibilità. Io utilizzo di preferenza argento colloidale perché disinfetta eccetera eccetera. Prendi lo spazzolino, prendi l'ancia e la spazzoli per benino da una parte e dall'altra e quindi lo spazzolino ha fatto il suo lavoro. All'interno del kit trovo questo straccio che ha una cordicella con un pesetto finale. Questo è un pannettino che serve per pulire il keeper del sax. Prendo il mio keeper, inserisco la parte con il piombino all'interno del keeper, piano piano. Mi raccomando, tieni ben saldo il keeper, che non ti scappi di mano. E ad un certo punto esce dall'altra parte. Lascio lo straccio, incomincio a tirare, tiro, piano piano, non forzare troppo, zac, e il mio keeper è asciutto. Posso asciugare anche questa parte qui, di solito è sempre bagnata dopo la fine della pratica, e posso asciugare anche questa parte del sughero che di solito resta sempre abbastanza bagnata di condensa. Poi abbiamo un altro straccio bellissimo. Questo è grande e serve per il corpo dello strumento. Adesso ti faccio vedere come funziona. Questo è uno straccio grande, ha due laccetti, uno da una parte e uno dall'altra. Questo ha il piombino da una parte e anche questo ha il piombino dall'altra. Adesso ti faccio vedere perché. Ci sono la parte che devo andare ad inserire nella mia campana, apro bene lo straccio ovviamente, e questa parte qui, quindi la parte dove è più sottile lo straccio.
questa invece, come vedi, è molto più larga. Quindi prendo la parte più sottile, inserisco il piombino all'interno della mia campana per intero, vedi? Vedi come faccio? Metto bene lo straccio un pochino. Che faccio? Prendo lo strumento, lo capovolgo e il mio piombino è sceso, come puoi ben vedere. Lo prendo, lascio lo straccio perché adesso non cade più, incomincio a tirare, a tirare. Per dargli un paio di passate all'interno dello strumento, prendo questa parte qui, la ritiro indietro, ok? La lascio, ritiro indietro questo lo faccio per un paio di volte. Tiro, attenzione che questo non se ne vada dentro le chiavi, mi raccomando, e tira. Lo straccio lo lascio, prendo lo strumento e lo rimetto a posto. Sia lo straccio del Keever sia lo straccio dello strumento, una volta che sono un pochino bagnati, li lascio all'aria per farli asciugare. Quando sono molto sporchi e macchiati, posso lavarli o a mano con del sapone di Marsiglia oppure li metto in lavatrice. Attenzione però, non li metto in lavatrice con il laccio libero perché altrimenti va a fare dei nodi con il resto del bucato, è un disastro. Se volete lavarlo in lavatrice, il consiglio che do è di metterlo in una retina di quelli per i panni, si chiude la retina e questi si lavano tranquillamente. Ma di solito una bella sciacquata con acqua calda e sapone di Marsiglia va più che bene per igienizzare e pulire. Nel set trovo anche 2 pannetti in microfibra, uno più piccolino e l'altro un pochino più grande, che servono per togliere le ditate dallo strumento, per pulirlo un pochino dal sudore delle mani, eccetera eccetera. Anche questi, una volta che sono un pochino sporchi, si possono sempre lavare senza alcun tipo di problema. Una cosa molto importante che voglio ribadire e che purtroppo sento tantissime volte, alle volte mi scrivono delle persone e mi dicono: sai Emanuela, ho lavato il sassofono. Quindi queste persone che fanno? Prendono lo strumento, lo mettono nella vasca da bagno e con lo spruzzino della doccia lo lavano. Non fatelo assolutamente, perché si rovinano sugheri, si rovinano i feltri, si rovinano i tamponi e non va bene. Cioè lo strumento non è che è un piatto che lo metto in lavastoviglie e si lava. Lo strumento è fatto da molte parti meccaniche anche molto delicate, quindi non utilizzate mai lavaggi nel senso canonico di dire lo lavo. Addirittura certi usano il detersivo per piatti per lavarlo. Non lavate lo strumento in questo modo. Quando si porta dal tecnico riparatore, il riparatore smonta completamente lo strumento prima della overhaul completa e usa particolari detergenti acidi per togliere ossidazioni e tante altre cose. Quindi è un lavoro che va fatto da un esperto. Io non ho mai lavato lo strumento nella vasca da bagno perché ho sempre saputo che non si fa. Quindi non lavatelo con l'acqua. Questione numero 2. Alcuni dicono: io uso il Vetril per pulirlo. Io sinceramente non sono assolutamente di questa idea, perché il Vetril o qualsiasi altro detergente per i vetri o qualsiasi altro detergente in generale non è fatto per pulire strumenti musicali e potrebbe rovinare la lacca e creare dei problemi di macchie sullo strumento. Lo strumento in realtà non ha bisogno di essere pulito con detergenti, perché noi ci soffiamo dentro e nella condensa del nostro soffio non è che ci siano i coccodrilli morti, cioè, si tratta di un pochino di condensa che una volta che viene asciugata con lo straccio è in ordine, cioè non è che ci sia chissà che cosa. Esternamente lo strumento, una volta che io mi sono lavata bene le mie mani prima di incominciare a suonare, che magari non ho le mani sporche e che lo tengo in un ambiente pulito, non è che fuori ci sia chissà che cosa. Poi ogni 3, 4, 5 anni si porta dal tecnico, il tecnico ci pensa lui a fare il suo lavoro e a ripulire lo strumento per benissimo. Quindi mi raccomando, non utilizzate detergenti, utilizzate solo gli straccetti. Se ci sono delle macchie particolarmente ostinate, per esempio sulla lacca di condensa che esce dalle chiavi, che si creano le goccioline o macchie delle mani eccetera, se non esce via con il pannetto in microfibra potete bagnare con l'acqua poco poco e cercare di passare. Però ripeto, sugli strumenti non ci sono mai cose improponibili. Se una persona è pulita, ordinata, si lava le mani regolarmente, sullo strumento non ci sono i topi morti, insomma. Sull'igiene dell'imboccatura, quella si può fare più spesso e quella va fatta con un detersivo, quello sì, perché è una cosa che noi mettiamo nella nostra bocca e che è soggetta ad essere un pochino più sporca, quello sì. Quindi l'imboccatura sicuramente dargli
una bella lavata ogni 1-2 giorni, una volta a settimana per quelli che suonano poco, secondo me vale la pena, perché comunque è una cosa che si mette in bocca e quindi anche per una questione di igiene è utile farlo. Spero di aver fatto un bel regalo a Cinzia, spero di aver chiarito un pochino le idee su come si pulisce il sassofono in maniera corretta. Da Seriate e da Emanuele è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola di sax. Ciao ciao!